videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora. Riprendiamo la nostra analisi da dove eravamo precedentemente rimasti, e cioè il controllo della moneta da una parte e l'applicazione brutale e inaccelerata di un capitalismo globalista e mondialista, strettamente legato all'impero navale e una creazione della moneta sempre più centralizzata e sempre più vicina a livello bancario, cioè anche le stesse banche che producono e che quindi mettono in circolo la moneta sono sempre più interconnesse tra di loro, fanno sempre più risalire agli stessi gruppi di finanziamento e di speculazione. Ciò vuol dire che c'è sempre meno differenza tra banche come la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea. Nonostante a volte applicano ancora politiche monetarie differenti, altre volte si trovano a speculare contro o pro settori interi geopoliticamente rilevanti. Da una parte sostanzialmente abbiamo dei gruppi finanziari che vogliono centralizzare il potere in una maniera imperialista, dall'altra parte abbiamo invece gruppi che invece puntano sulla sovranità, quindi sullo Stato in sé per sé, e in molti casi questi gruppi distinti si trovano a fare una vera e propria guerra di cui purtroppo le spese le pagano i normali cittadini. Potremmo prendere come esempio il mandato di Trump, che ha messo in luce sicuramente il fatto che esistono due grandi ideologie differenti e due grandi gruppi di potere presenti all'interno dello stesso Stato, nel caso specifico degli Stati Uniti, che sono in contrasto tra di loro, talmente tanto in contrasto che chi possedeva e possiede ad oggi il quarto potere, cioè i media, ha attaccato fin dal primo momento tutta l'amministrazione e la gestione Trump dei suoi 4 anni di presidente. Qui ha giocato un ruolo determinante anche uno Stato come la Cina, che è sempre e comunque uno Stato con fondamenta ben basate sulla propria patria, sulla propria nazione, sulla propria sovranità e che non ha mai accettato l'imperialismo americano, non ha mai accettato di essere colonizzata dal sistema capitalista occidentale, mettendo più e più volte il bastone fra le ruote a questa ideologia. Ideologia che Trump, volente o nolente, non rispettava al 100%. Ha messo, come detto, il bastone fra le ruote più e più volte, ad esempio, scegliendosi come partner primario una nazione secondaria e meno influente come la Russia. Tutto ciò a discapito del centralismo e dell'imperialismo che potremmo attribuire, ad esempio, al gruppo di investimenti che lavora sulla City di Londra o su quella di New York, a Wall Street per intenderci, assicurandosi però l'appoggio di moltissimi oligarchi russi molto legati al patriottismo e al nazionalismo che ancora dimora in Russia, anche se non in quantità come era negli anni 60 o 70, ma che comunque è ancora ben legato all'esercito e ai militari, e quindi al sistema militare in sé per sé. Di qui si giustificano in molti casi le grandi pressioni che la Russia ha dovuto subire sia da parte della comunità europea, soprattutto da certi lobby di potere della comunità europea, e sia da parte dei grandi fondi di investimento legati al modello britannico. Di lì si è cominciato a pensare e di conseguenza a creare un sistema staccato dal modello britannico di investimento e dai legami che riguardano il nord Europa, l'Europa e gli Stati Uniti, creando un canale, un filo conduttore come la Via della Seta, come alcuni gasdotti che invece sfiorano solamente l'est europeo, mentre riguardano direttamente la Russia, direttamente la Cina e alcune parti del Medio Oriente. Di qui alcune alleanze strategiche russo-cinesi che hanno letteralmente messo in crisi tutto il sistema collegato alla NATO e collegato ai mercenari che la appoggiano. Non fraintendetemi, la partita si gioca pressoché unicamente a livello economico e finanziario,
Come detto, la Cina non ha mai accettato di buon occhio le influenze americane sul proprio territorio, così come non accetterebbe quelle di nessun altro paese. La Cina, utopisticamente, vuole una società cinese al 100%. Ha come suo scopo principale quello di essere autosufficiente in tutti i settori. Ciò causa non pochi problemi a quello che viene volgarmente chiamato New World Order, perché se world vuol dire pianeta, beh, il pianeta non sembra assolutamente favorevole alla costruzione di un governo mondiale e di un pensiero unico. Infatti, il dopo Trump sta testimoniando, sta mettendo alla luce tutte le problematiche riguardanti l'imposizione di un modello unico globale. Tutti i fallimenti strategici e geopolitici dell'amministrazione Biden non fanno altro che confermare la crisi di questa ideologia. Perfino a livello europeo le decisioni popolari vanno in controtendenza. La dimostrazione si è avuta col distaccamento della Gran Bretagna dall'Eurogruppo, ma non solo. La dimostrazione di avere fallito in toto in Afghanistan. Perfino il modello di uscita degli Stati Uniti da questo territorio si è rivelato catastrofico, per non dire ridicolo, lasciando campo libero a Cina e Russia, facendo addirittura passare i talebani prima come unico nemico e adesso come unico alleato, aperto ad un dialogo proprio con l'Occidente, in una pantomima che dipingeva uomini armati fino ai denti, capaci però di dialogare attraverso gli studi televisivi. Il modello cinese, che venne preso a inizio 2020 come quello da seguire, si rivela ad oggi totalmente disallineato dalla narrazione europea, proprio per ciò che riguarda la gestione della crisi sanitaria. Infatti in Cina non esiste più nessuna epidemia. Nonostante ciò, la narrazione vorrebbe farci credere che la situazione in Cina non sia cambiata dal 2020. Il fatto che si acceleri a tutta velocità contro un muro sta diventando ora più che mai evidente e inevitabile. L'accelerazione dell'agenda sembra essere il tentativo disperato di una lobby di potere alla fine dei propri giorni. L'azzeramento dei diritti in nazioni come la Francia, come l'Italia, come la Spagna, come la Germania, le restrizioni totalmente insensate e inadeguate, la riduzione a un codice QR dei cittadini, tutte misure estremamente totalitariste che hanno trovato una breve applicabilità in uno Stato veramente totalitarista come la Cina, ma che ad oggi non hanno più ragione di esistere. Tutto messo in piedi non per la protezione dei cittadini, ma per il loro controllo. Solo attraverso la brutalità e la violenza si può pensare di fare accettare queste misure a un popolo come quello europeo. Il piano iniziale era quello di estendere questo modello a tutto il mondo, mentre ad oggi si è ridotto a pochi paesi europei e qualche affiliato, qualche classico affiliato del modello occidentale extraeuropeo, come può essere l'Australia, come può essere il Canada e qualche stato degli Stati Uniti. Ma si ferma lì, una minoranza a livello globale. L'utopia del transumanesimo e della sperimentazione sulla popolazione sono strettamente legati tra di loro e passano per forza sull'accettazione umana di un controllo biologico, tecnologico, senza un'autonomia di pensiero, senza uno spirito critico, senza alcun controllo su se stessi e neppure sul proprio corpo. Il rischio di una evoluzione del dissenso, il rischio di una esplosione di manifestazioni come quelle che vengono classificate come anti-pass, anti-vax o come in Francia i gilets jaunes, i gilet gialli, sono comunque un segnale da non sottovalutare e un rischio per il potere, ma sono a livello politico, e lo abbiamo visto già in tante occasioni, una buona scusa per poi attuare politiche
ancora più restrittive, ancora più violente, per non dire ricorrere in una certa tipologia di false flag. Bisogna capire se c'è ed esiste ancora una parte politica che sia veramente pro cittadini, che sia veramente per la protezione dei nostri diritti e delle nostre libertà. La guerra non si vincerà collaborando con leggi totalmente illegali e insensate, la guerra si vincerà resistendo e saranno battaglie lunghe ed estenuanti. Saranno settimane, mesi, forse anni di duro combattimento, psicologico, fisico, intellettuale, culturale. Ma l'unico modo di vincere è rimanere pazienti ed essere coraggiosi.